Dopo aver realizzato la lampada che avevo chiamato antico moderno, che va benissimo come lampada d'arredo, ho pensato di utilizzarla anche come lampada da tavola. Ma come lampada da tavolo serve una copertura, altrimenti la lampadina abbaglia e non fa quello che deve fare, cioè illuminare solamente la superficie di tavolo e non chi la sta utilizzando. Quindi per fare questo ho pensato di fare una copertura fatta diciamo a mezzaluna utilizzando del metallo e in particolare partendo da un barattolo di metallo di acciaio inox che avevo in casa e che adesso farò vedere come ho lavorato. I barattoli di uso comune in genere sono saldati da una parte perché quando vengono prodotti è un foglio di lamiera che viene chiuso su se stesso e quindi saldato tramite puntatrici o tecniche simili. Quindi andremo a tagliarlo esattamente in corrispondenza di dove c'è già diciamo questa saldatura e dalla parte opposta in linea. Naturalmente per tagliarlo lo segnate con una matita o con un pennarello e poi quando l'ho fatto vedere l'ho tagliato con la smerigliatrice con un disco molto sottile e comunque andando calcando poco la mano perché si tratta di un materiale molto sottile e quindi è facile deformarlo. Alla fine poi gli ho dato una finitura sempre con la smerigliatrice, con il disco diciamo abrasivo a lamelle, in modo da togliere diciamo, quegli spigoli, quegli sfridi che possono graffiare al tocco. Ecco, quello che vedete è il risultato, c'è ancora sull'etichetta, ma l'ho lasciata di proposito per proteggerlo da eventuali segni. Adesso andremo a rimuoverla. Per rimuoverla ricordo che per staccare le etichette si usa il metodo dell'aria calda. Va benissimo un phon, nel mio caso ho la pistola termica, gli diamo una scaldata, la colla in questo modo si rapprende e riusciamo a togliere l'etichetta senza problemi. Terminiamo togliendo i rimasugli di colle eventualmente presenti. Io ho usato acqua ragia, comunque va bene anche un altro solvente come acetone, diluente alla nitro, eccetera, eccetera. Adesso dobbiamo fare la finitura degli spigoli, perché è vero che come dicevo prima li ho passati con il disco a lamelle e ho tolto gli sfridi, però trattandosi di una lamiera d'acciaio molto sottile, comunque diciamo, se ci si va pesante con la mano ci si rischia di tagliare. Quindi per fare questa applicherò un bordino di alluminio che già avevo in casa per altri lavori che è questo che vedete nel filmato. Questo è chiamato generalmente unghietta, quindi se lo cercate all'Leroy Merlin in ferramenta, eccetera, eccetera, se dite che vi serve un'unghietta, sanno già che si tratta di un profilo di questo tipo. Per tagliarlo, poiché è alluminio ed è anche molto sottile, usiamo semplicemente il seghetto a mano. Poi andremo a rifilare i bordi con la lima o successivamente con la mola. Quindi facciamo la misura e accostiamo i due pezzi in modo che coprano gli interi spigoli interessati. Naturalmente se saranno un po' più lunghi perché magari la misura non è precisa, non preoccupatevi, andiamo a passarli con la mola alla fine. Ecco, adesso faccio vedere come attaccarli diciamo, alla mezzaluna d'acciaio. Poiché si tratta di materiali diversi, ovvero alluminio e acciaio, non è possibile saldarli, ma anche se fosse stato acciaio su acciaio, sfido chiunque a saldare spessori di questo genere.
Probabilmente se qualcuno sta guardando questo filmato e fa il saldatore di professione si metterà a ridere perché probabilmente ce la fa anche, ma io come hobbista, e ho parlato anche con diversi amici che anche loro si dilettano con la saldatura, è veramente impossibile saldare spessori di questo tipo. Poi in questo caso, come dicevo, sono anche materiali diversi, quindi la saldatura non è proprio possibile. Quindi andremo a fissarli l'uno con l'altro semplicemente con dei rivetti. Io ho una rivettatrice a mano, quindi adesso faccio vedere la procedura di come fare. Quindi niente, si fanno i fori nei punti dove dovranno andare i rivetti, teniamo un legno sacrificale sotto perché altrimenti si piegano. Una volta fatti i fori, che dovranno essere della misura giusta del rivetto, si inseriscono i rivetti e con la rivettatrice si ribatte il tutto e i pezzi così saranno assicurati alla parte inferiore. Andiamo poi a tagliare un ulteriore bordino, quando lo faccio vedere, però il procedimento è sempre lo stesso, da mettere in testa diciamo, alla copertura e poi andremo a fissare il tutto in un secondo tempo. Controlliamo bene che i rivetti siano fissati in ogni punto e quindi procediamo con la prossima operazione. A questo punto, se abbiamo lasciato dei bordi di taglio dell'unghietta, della parte in alluminio taglienti, niente, non facciamo altro che molare, diciamo, gli spigoli vivi con la mola o con la lima o con la carta vetrata, è indifferente. Nel mio caso io ho usato la mola per fare prima. L'operazione successiva è il fissaggio di un piatto di acciaio, io avevo questo in casa, in modo da sorreggere la copertura e vincolarla alla parte dell'aste della lampada. Poi per posizionare la parte superiore della lampada prendiamo una di queste piastrine e gli saldiamo un bullone filettato. State molto attenti anche in questo caso perché trattandosi comunque di lamiere molto fini come spessore, non insistete troppo con l'elettrodo altrimenti scioglierete l'intera piastrina o la bucherete. Usiamo sempre il metodo attacca-stacca, quindi puntiamo l'elettrodo, gli facciamo fare un piccolo punto, lo togliamo, lo ripuntiamo, un piccolo punto, lo ritogliamo fino a che non abbiamo completato. Poi non preoccupatevi se la finitura non sarà bellissima della saldatura perché tanto, come ho fatto vedere anche nei filmati precedenti, per la lavorazione della colla a caldo, andremo a ricoprire tutto appunto con la colla a caldo e la superficie rimarrà bella liscia e uniforme. Infine, una volta che la colla sarà calda, anzi dopo in chat vi lascio il link per capire, per vedere come lavorare la colla a caldo. E dicevo, una volta che sarà asciutta, la passeremo con la nostra vernice argentata, che anche qui, come ricordo, è lo smalto delle unghie, che va benissimo per questi scopi, e andremo quindi all'operazione successiva. L'operazione successiva consiste nel fissare un'asta di acciaio tra la nostra copertura e la base della lampada. Ecco, per fissarla in questo caso non usiamo i rivetti perché non mi piaceva vedere i rivetti nella parte superiore, ho preferito due viti a brugole in acciaio che avevo, anche per dare un po' più quell'aspetto industriale che era l'obiettivo della mia lampada, dato che adesso comunque il modernariato, l'industriale degli anni 50 e 60 è tornato di moda, mi sono ispirato a un design del genere. Ecco, fissiamo il tutto con i bulloncini come vedete in figura e niente, questo è il risultato. Come vedete in 448 abbiamo realizzato una copertura per la nostra lampada. Poi naturalmente anziché i bulloncini inferiori possiamo mettere dei dadi a galletto come quelli che ho fatto vedere nella creazione della lampada in modo che se vogliamo lo possiamo rimuovere o rimettere molto velocemente. Questo è solo un esempio, lascio a voi l'inventiva per realizzare varianti sull'argomento.
Ecco, dimenticavo la prova finale. Come potete vedere, la luce, il fascio di luce è concentrato bene sul tavolo grazie alla copertura e abbiamo ottenuto così una lampada da studio. Adesso faccio vedere la differenza acceso-spento, poi naturalmente fate conto che quando si spegne il telefono con cui ho fatto le riprese, essendoci poca luce, la qualità non è un granché. Comunque questo è il risultato. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.